Eccoci, eccoci qui. Secondo appuntamento, come promesso, questo è il secondo video che mando in relazione ai cari Maneskin. Nel primo mi sono presentato, ho detto il lavoro che faccio di professione, per passione musicista, per professione stilista. Magari se vi capita andate a vedere il primo così sapete esattamente di quello che penso relativamente alla musica dei Maneskin, che amo e che ho, spero, in qualche modo raccontato a modo mio. Questa sera sono qui in particolare per sottolineare un aspetto che poi mi compete in particolare, che è quello legato anche all'immagine moda di questi ragazzi che trovo assolutamente straordinaria, e per aiutarmi nelle considerazioni che voglio fare ho preparato un piccolo video, una clip, appunto in qualche modo per raccontare visivamente e poi magari sottolineerò il punto del quale voglio discutere questa sera con voi. Vi invito a iscrivervi, ho appena aperto, quindi sarei felicissimo se vengo stimolato in qualche modo in questo mio nuovo viaggio e chiedo scusa a eventuali professionisti, filmmaker, insomma, che io ho fatto una cosa in velocità alla buona, utilizzando un materiale disponibile non coperto da copyright, eccetera, e quindi certamente la qualità non sarà eccelsa, mi scuso in anticipo, comunque credo che sia sufficiente per poi esprimere quello che voglio relativamente a questi ragazzi. Pertanto mandiamo questa clip e poi magari facciamo le nostre considerazioni. Ecco, in questa clip abbiamo attraversato 50 anni che vanno, diciamo, da metà, inizio anni 70 fino ai giorni nostri. E loro magicamente li hanno, a livello di immagine, attraversati tutti. Li hanno attraversati in un modo brillante. Perché dico questo? Perché sono riusciti, senza mai perdere quella che è la loro prerogativa, la loro personalità, la loro credibilità artistica, ma in un certo senso hanno quasi reso un tributo a quello che è un periodo anche della musica, in particolare del mondo rock, che li ha evidentemente contagiati, contaminati e arricchiti, facendoli quello che sono, un'espressione contemporanea di un mondo, quello rock, che ha attraversato queste fasi, questi momenti, e che hanno, oltre che chiaramente un suono, anche un'immagine. E loro l'hanno in qualche modo raccontata a modo loro, in un modo molto glamour, molto bello. Io ho fatto dei piccoli riferimenti con dei personaggi che avete visto, intravisto, Bowie piuttosto che Jim Morrison, piuttosto che il grande Jimi Hendrix. E tutto questo semplicemente per dire che quasi a livello subliminale a quelli della mia generazione sono arrivati anche, voglio dire,
ci sono arrivati anche con quei riferimenti che non sono musicali, non sono artistici, come già ho anticipato nell'altro video, per cui quei famosi critici che volevano in qualche maniera accostare quel suono, quella cosa, insomma, è bene che si facciano da parte, che comincino a considerare questi ragazzi per quello che sono, cioè dei talenti straordinari. Ma il punto che voglio toccare, e lo voglio toccare velocemente, non voglio essere pedante, voglio essere veloce, anche perché altrimenti vengo accusato di essere troppo lungo, troppo macchinoso nei ragionamenti. Per cui voglio dire una cosa semplicissima. Loro, in questa immagine anche molto glamour che hanno e che presentano attraversando 50 anni, arrivando all'androgino, partendo da un'immagine dei anni 70, quindi hanno visitato otticamente, quindi presentandosi anche in maniera molto, molto forte, che è anche una loro caratteristica che trovo straordinario, cioè quella di presentare la loro musica con un aspetto glamour, un aspetto molto bello, molto che ci cattura come la loro musica. Ma aggiungo un aspetto, e oltretutto, diciamo, in quello che è l'androgino, quindi in questo look, diciamo, ambivalente, lanciando anche un messaggio importante, secondo me, per spogliare, diciamo, il pregiudizio, per toglierlo, quindi anche un messaggio molto, molto positivo e molto ben posto, con freschezza, con credibilità. Quindi non c'è travestitismo, ma c'è una realtà che è artistica e che anche visivamente si presenta nel giusto modo, senza cadere nello stereotipo del rock and roll, sesso, droga e rock and roll, insomma. Ma aggiungo 2 aspetti. Il primo è che questa immagine molto glamour, molto, molto made in Italy, molto nostra, in qualche modo si contrappone a una colonizzazione che ci è arrivata violentissimamente, sia musicalmente, ma soprattutto nel look. E io che faccio questo mestiere sono grato agli ambasciatori del Made in Italy, anche non solo come musica, come musicisti, ma anche per come si presentano. Quindi possono diventare anche un traino in un settore che è quello della moda, che ha bisogno anche di nuovi stimoli e nuovi modelli, e che se raccontano la nostra Italia, che io da italiano italiota amo in particolare, allora un grazie va anche a questo, oltre che, ripeto, non mi addentrerò oggi a parlare del discorso musicale, magari ci saranno altre occasioni in cui magari li racconterò in un modo che magari vi piace anche di più, ma questo è un aspetto che io voglio raccontare perché è un qualche cosa che è importante. Quindi questo è un aspetto. La musica, la loro musica è il primo aspetto che ce li fa amare e che ce li fa chiaramente apprezzare. Il secondo aspetto è per come si presentano e in un universo della moda, qual è il nostro, qual è il mio, al quale appartengo, e quindi sono grato a loro che sponsorizzano questa immagine fortemente made in Italy, e quindi questa ormai colonizzazione violentissima che ci è arrivata, ma che non discuto, che apprezzo anche, ma insomma diciamo uno USA che ormai ha anche a livello proprio fortemente contaminato e contagiato tutte le giovani generazioni. Quindi che arriva questo messaggio da loro è un messaggio che ce li deve far amare ancora di più, anziché criticare come tanti fenomeni dell'ultima ora che continuano imperterriti in una critica feroce verso questi ragazzi che invece meritano tutto l'apprezzamento di tutto un settore, compreso quello della moda. E aggiungo, per poi chiudere questo piccolo siparietto, anche il mondo rock, che non ha mai attraversato i confini, probabilmente verrà trainato da loro, da questi ragazzi che sono e possono rappresentare un traino anche per quei artisti fantastici che abbiamo, che però magari per vari motivi non sono arrivati oltre confine, oltre Lugano non ci sono andati, e magari questi ragazzi riusciranno a trainare anche loro, e questo sarà un bene per tutto un settore.
E quindi viva i Maneskin, e ai critici, a quei critici che si ostinano nel, in qualche modo, non apprezzare, ma anzi denigrando questi ragazzi, beh, che stessero un po' zitti, perché veramente mi hanno stancato. E aggiungo e chiudo, vorrei, attraverso queste pillole, questi piccoli messaggi, non essere anti qualcuno, ma vorrei che queste persone cominciassero a guardare questi ragazzi con un occhio diverso, perché questi sono un simbolo molto positivo di una bella Italia, di un'Italia che si esporta nel mondo, e quindi questi messaggeri, questi ambasciatori di questa nostra bella Italia, insomma, trattiamoli bene, rispettiamoli per quello che valgono, perché valgono tanto e valgono anche in questo senso. Quindi l'aspetto musicale, magari lo andremo a guardare, magari ci saranno altre occasioni in cui io certamente mi divertirò a raccontarli musicalmente in una maniera, dal mio punto di vista, ripeto, da musicista appassionato, ma soprattutto, e qui stasera ho voluto toccare quello che è un po' il mio mondo, nel quale faccio parte da tanti anni, e quindi è qui che va. Quindi questo piccolo appello rispetto a quei critici che probabilmente farebbero bene a fare qualche riflessione in più. Per cui vi invito a sottoscrivere, a mettere un mi piace se vi piace e a iscrivervi se potete, perché insomma ho iniziato, questo è il mio secondo video, quindi vorrei essere in qualche modo sostenuto e incentivato. Mi diverto. Buona vita a tutti e alla prochaine fois. Affronteremo un altro argomento divertente, sempre relativamente ai Maneskin. Ciao a tutti.